Buongiorno ragazzi, bentornati per la seconda lezione di Parmenide, che è assolutamente in continuità con la prima. Abbiamo la mia gattona, la, la mia gattona Sofì, che nella prima lezione non è stata con me perché stava dormendo, adesso si è svegliata. Vero che vuoi condividere la lezione con me? Aia, non mi mordere! Credo che non sia così. Non ti interessa, Parmenide? Saluta i nostri videoascoltatori, Sofì. Beh, la filosofia a lei non è mai piaciuta e non credo che voglia restare con me perché inizia a ribellarsi, quindi la lasciamo andare. Non mi mordere, non mordere. Mannaggia, la lasciamo andare, Sofì, per favore. E quindi continuiamo a parlare di Parmenide. Abbiamo visto la scorsa volta che il poema di Parmenide è diviso in due parti, al di là del proemio iniziale di cui abbiamo comunque parlato. La prima parte riguarda la verità, la dea Dike dice a Parmenide: devi conoscere che cos'è la verità. E abbiamo visto che la prima parte del poema è a sua volta divisa in due parti, cioè la spiegazione da parte della dea della dea Dike che la verità corrisponde all'essere, soltanto all'essere, e poi la illustrazione delle caratteristiche di questo essere, il famoso essere parmenideo. Mentre invece la seconda parte del poema non riguarda la verità, la aletria, riguarda la doxa, o meglio il plurale, le doxai, cioè le opinioni che abbiamo visto sono in realtà le illusioni. Opinioni si può tradurre proprio anche come illusioni, apparenze da parte dei mortali dalla doppia testa che non conoscono la verità. Allora, che cosa dice, attenzione, la dea Parmenide? La dea dice a Parmenide: esistono due vie, due sentieri, proprio due vie di ricerca verso la verità. Teoricamente la verità si può pensare in due modi, cioè ci sono due vie, d'accordo? Due vie, due odoi in greco, d'accordo? Hodoi, anzi c'è lo spirito aspro. Scusate, odoi, che è il plurale di hodos. Hodos è la via anche proprio nel senso fisico, cioè la strada, d'accordo? La strada che ti porta da qualche parte. Quindi esistono due vie verso la verità. E allora generalmente siamo abituati, anche no, da scuola, a pensare che le due vie, e due possibili sentieri verso la verità siano questi due. Cioè il primo dice che l'essere è e il non essere non è. E la seconda via invece dice l'esatto opposto, cioè si tratta di due modi di pensare, degli unici due modi, secondo Parmenide, di pensare, di tematizzare la verità, che sono due modalità opposte. Una dice che l'essere è, il non essere non è, e l'altra dice invece che il non essere è, quindi esattamente il contrario, mentre invece l'essere non è. Ora, siccome voglio essere preciso, c'è da dire che questa è una semplificazione. Parmenide non scrive così. Parmenide scrive in un altro modo. Certo, possiamo semplificare dicendo l'essere è, il non essere non è la prima via, il non essere è, l'essere non è la seconda via. Però Parmenide letteralmente non scrive questo, scrive qualcosa che è di difficile interpretazione. Parmenide dice: una di queste vie, dice homen e hode in greco, l'una l'altra di queste vie. Allora dice che una via, dice che ci sono due vie, una che è e che è impossibile che non sia, la strada dell'essere, attenzione. Una dice una via che è e che è impossibile che non sia,
e poi la seconda la scrivo sotto, mentre invece un'altra, una che non è e che è necessario che non sia. Fate attenzione perché letteralmente Parmenide scrive in questo modo: ci sono due vie verso la verità, una che è e che è impossibile che non sia, una che non è e che è necessario che non sia. Quindi vedete che in realtà tradurre una via dice l'essere è, il non essere non è, l'altra via dice il non essere è, l'essere non è, significa fare una traduzione molto libera che in fondo tradisce quello che Parmenide vuole dire. Ovviamente la interpretazione di questi versi è molto difficile, cioè se noi, attenzione, ci atteniamo al testo letterale, il soggetto di queste frasi è la via, sia in un caso che nell'altro. Parmenide dice ci sono due vie, una via che è e che è impossibile che non sia, un'altra via che non è e che è necessario che non sia. Capite? Il soggetto grammaticale della frase è la via. Una via è e non può essere che non esista, e l'altra via non è, l'altra via non esiste ed è necessario che non esista. Cioè il soggetto è la via. Molti interpreti sostengono che Parmenide volesse scrivere proprio questo, cioè l'essere e il non essere come soggetti qui non figurano. Non ci sono. Cioè Parmenide avrebbe voluto dire proprio in senso più generale, capite? Parmenide non nomina neppure l'essere e il non essere, parla dell'essere e il non essere in una maniera più generale, proprio in una maniera esistenziale. Dice c'è una strada verso la verità e ce n'è un'altra. Una strada esiste, è reale, l'altra non esiste, d'accordo? Cioè una strada esiste e rappresenta l'essere, l'altra strada non è una strada che non è, e quindi è il non essere, d'accordo? Cioè essere e non essere non compaiono assolutamente come soggetti, sono le strade che Parmenide dice una è e l'altra non è, d'accordo? Ovviamente però i filologi non sono stati d'accordo, cioè per molto tempo si è pensato che vi fosse un soggetto sottinteso, d'accordo? Un soggetto sottinteso, che questo soggetto ovviamente sarebbe l'essere e il non essere. Fate attenzione, per dire l'essere e il non essere Parmenide in seguito usa queste espressioni, fate molta attenzione. To, on, d'accordo? Scusate. In greco, spero che si veda, scriviamolo prima in greco, to, on, d'accordo? To, on, traslitterazione latina, to, on. To, on è l'insieme dell'articolo determinativo neutro, to, cioè il al neutro, nominativo, il, e poi on non è altro che il participio presente del verbo einai, del verbo essere in greco, on ontos, capite? Come in latino ens entis, l'ente. In latino è ens entis, in greco è on ontos, al neutro, al neutro. Quindi to on significa, questo è l'articolo, questo è il nominativo neutro singolare di on ontos, il participio presente del verbo essere. On ontos vuol dire ente, vuol dire essente, vuol dire ciò che è, cioè propriamente non è da tradurre grammaticalmente essere, ma ente, anche se noi lo traduciamo essere, perché ripeto è il participio presente del verbo essere, on ontos, ok? Questo è il nominativo singolare neutro on, cioè ciò che è, l'essente, d'accordo? Ciò che è. Ovviamente l'articolo neutro singolare
non fa altro che sostantivizzare qualunque cosa. Ha un aggettivo, ma in questo caso un aggettivo particolare perché l'aggettivo corrisponde al participio presente del verbo, ok? To on, ciò che è l'essente, ok? Fate attenzione, siccome però Parmenide è dorico, abbiamo visto scrive in dorico e non in ionico attico, e quindi scrive in maniera diversa rispetto al greco che si studia oggi nei licei classici, il greco che poi è diventato egemone, perché lui scrive in dialetto dorico. Quindi lui scrive, fate attenzione, to e on con una epsilon davanti, d'accordo? Non, cioè è quello che noi nel greco standard di oggi chiamiamo ton, però lui in realtà scrive to e on, capite? To e on, e lo spirito va qui, chiaro? Spero che si veda anche in greco, to e on. Quindi l'essere, l'essente, ciò che è, sarebbe un soggetto sottinteso, d'accordo? Allora, una via sarebbe sottinteso dice che l'essere è. Capite? Bisogna aggiungere parole che nel testo originale di Parmenide non ci sono. Invece di dire Parmenide ha scritto una via che è, cioè il soggetto è la via, bisognerebbe supporre che ci sia scritto sottinteso una via dice che l'essere è. D'accordo? Qua dove metto l'asterisco vanno queste parole. Invece di dire una via esiste, si dovrebbe pensare che ci sia un soggetto sottinteso, ma anche il verbo dice una via che dice che l'essere è. D'accordo? Quindi l'essere come soggetto sarebbe sottinteso. E poi qua invece l'altra via che, ci metto l'asterisco, che sarebbero sottintese queste parole, che dice che il non essere è. D'accordo? Dice che il non essere. Quindi anche qui un'altra via non sarebbe il soggetto, non sarebbe via, una via che non è, ma sarebbero sottintese queste parole, sarebbe da leggere una via, una che dice che il non essere non è, d'accordo? Aggiungendo forse inutilmente parole che non esistono nel testo di Parmenide. Il non essere invece, attenzione, invece di scriversi to e on, si scrive, fate attenzione, in greco, to me e on. D'accordo? C'è il non essere, perché in greco me vuol dire non. Quindi to, me e on. To e on, che corrisponde a to on, ionico attico, ma questo è dorico, vuol dire l'essere, l'essente. To me e on, to me on, vuol dire il non essere, il non essente, d'accordo? Ciò che non è. E quindi ci sarebbero questi soggetti sottintesi. Questo però è un grosso problema, perché poi c'è pure una terza interpretazione, d'accordo? Cioè l'interpretazione che dice che il soggetto non è la via e il soggetto non è neanche l'essere e il non essere, il soggetto è indeterminato, cioè il verbo sarebbe impersonale, cioè una via, e in questo caso magari bisognerebbe aggiungere soltanto la parola dice, una via che, d'accordo, una via che dice che è, cioè che dice che è, in generale, che è come verbo impersonale, d'accordo? Oppure una via che dice che non è. E insomma, Parmenide scrive in modo tale che il soggetto in entrambi i casi è la via, ci sono due sentieri verso la verità, lui scrive letteralmente una di queste vie, una via che è, cioè la via esiste, una via che è e che è impossibile che non sia, e l'altra via che non è, il soggetto è la via non esiste, una via che non è e che è necessario che non sia, d'accordo? Alcuni hanno detto, ma invece il soggetto non è la via, ma il verbo è impersonale, cioè bisognerebbe leggere aggiungendo dice una che
dice che è, in generale è, una che dice che esiste l'essere, che tutto è, e l'altra via che dice che non è, capite? Poi, secondo una terza interpretazione che fino a un po' di tempo fa era quella prevalente, bisogna aggiungere anche due soggetti che non ci sono, cioè l'essere e il non essere. Cioè, invece di leggere una via che è, bisognerebbe leggere una via che dice che l'essere è, e qui invece di leggere una via che non è, bisognerebbe leggere una via che dice che il non essere non è. Capite? Ci sono ben tre interpretazioni, ben tre interpretazioni diverse, così dire. Questo per essere precisi filologicamente. Però io non vorrei che questo poi diventasse un discorso troppo difficile, che confonde più le cose. Allora ne potremmo dire, semplificando, che Parmenide dice che la prima via dice che l'essere è e il non essere non è, la seconda via dice che il non essere è e l'essere non è, anche se, ripeto, i soggetti essere e non essere non si trovano nel testo di Parmenide. La prima via è, o la prima via dice che è, che esiste, che tutto esiste, mentre la seconda via non è, o la seconda via dice che ti porta al fatto che non è, d'accordo? Ok, però si potrebbero anche aggiungere soggetti. Il problema è aggiungere soggetti sottintesi, attenzione, come to eon oppure to me eon, è un problema anche per un altro motivo. Attenzione, perché Parmenide, fate attenzione, nei primi frammenti, cioè nella prima parte del poema, in realtà quando dice essere, non dice to e on, d'accordo? To, me e on. Utilizza in realtà il verbo, cioè considera l'essere ancora verbalmente, non in maniera sostantivizzata. Lui usa il verbo einai. Einai, che l'infinito del verbo essere, cioè l'essere, non l'ente o l'essente, eon, eontos, che ripeto il participio presente del verbo essere. Lui usa proprio l'infinito del verbo essere, einai. Oppure usa la sua variante poetica, la variante poetica di essere einai, che è emmenai, d'accordo? Ma è la stessa, è la stessa cosa. E quindi c'è anche questo problema, cioè molti dicono Parmenide introduce i termini toeon, tomeon, li introduce dopo, ma all'inizio del poema lui chiama l'essere einai, cioè essere, cioè l'infinito del verbo essere. Mentre toeon o tomeon li introduce successivamente. Va bene, comunque spero che non sia stata troppo pesante questa spiegazione. In ogni caso, se volete tenere il testo originale, interpretarlo, appunto, abbiamo visto, abbiamo già detto che si tratta di un testo poetico, quindi volutamente, necessariamente, anche per via della costruzione metrica dei versi, un testo necessariamente scarno, asciutto, un testo che sottintende molte cose, sintetizza molto. Possiamo dirlo in maniera semplificata, l'essere è, il non essere non è, il non essere è. Comunque, ciò di cui parla Parmenide è l'essere, è il primo che fa questo, d'accordo? È il primo che fa questo. Lui per essere intende tutte le cose che esistono, cioè la realtà, tutto l'universo, tutti gli enti, d'accordo? Tutti gli enti, ok? Toeon può essere anche declinato al plurale, e il plurale neutro di Toeon è ta e onta, d'accordo? Ta e onta, cioè gli esseri. Parmenide non usa l'espressione ta e onta, però l'espressione ta e onta esiste, vuol dire gli esseri, gli essenti, d'accordo? Ciò che è, le cose che sono al plurale, ta e onta, oppure ovviamente è dorico, ionico attico, ta onta, ok? Lui quindi per parlare di ciò che esiste usa la parola essere.
Attenzione, l'essere intende tutto ciò che esiste, tutte le cose che sono. Guardate che Parmenide, quando parla di essere, non parla di qualcosa che, non lo so, è superiore, è ineffabile, non fa riferimento alle cose concrete della natura. No, lui, dicendo essere, vuole indicare proprio gli enti concreti, gli enti della fusis, gli esseri, gli oggetti concreti, fisici della natura, appunto della fusis, quelli stessi di cui parlavano Taleti, Anassimandro, Anassimene, eccetera. Però lui chiama tutto questo, tutto ciò che esiste, tutti gli esseri che esistono nell'universo, lo chiama l'essere. È il primo che fa questo, e quindi anche da un punto di vista proprio strettamente linguistico possiamo dire che Parmenide è il padre dell'ontologia occidentale. L'ontologia, appunto, è quella declinazione della metafisica che parla dell'essere, il discorso sull'essere, appunto perché ontologia, il discorso su cosa? Sull'essere. Abbiamo visto che l'essere, participio presente del verbo essere, perché all'infinito essere in greco è einai, il participio presente del verbo essere è ontos, on è l'apostrofo essere, to è l'articolo, quindi ontos, ontologia, lo studio, d'accordo, è il discorso, la dottrina sull'essere. Quindi lui è il primo che chiama così tutto ciò che esiste. L'essere ovviamente sarà alla base delle due ontologie più importanti della filosofia successiva, quella di Platone e di Aristotele, che ovviamente da lui riprenderanno il termine essere per indicare tutto ciò che esiste. Quindi questo è molto importante, che lui chiama tutto ciò che esiste l'essere e ciò che non esiste il non essere. Allora, la Dea dice che soltanto la prima via può essere percorsa, cioè soltanto la prima via ti porta alla verità, alla aletheia, ed è l'espressione della verità. D'accordo? La prima via è quella vera, la seconda via invece non ti porta a niente. La via che ti porta alla verità, cioè queste sono due teoricamente entrambe possibili, no? Vie pensabili con cui si può pensare la verità in modi opposti, però l'unica che corrisponde alla verità è la prima, quella che dice che è, ok? Quella che dice che non è, cioè che esiste il non essere e invece l'essere non è, non ti porta alla verità, d'accordo? Quindi solo la via che dice che è e che non è possibile che non sia, solo la via che dice l'essere è, il non essere non è quella, dice il testo del poema, che tiene dietro alla verità. E invece l'altra via che non è, che dice che non è, che l'essere non è e che esiste il non essere, in realtà è un sentiero su cui nulla si apprende, d'accordo? Da cui non si può conoscere nulla. Quindi la via che porta alla verità è quella che dice che l'essere è, il non essere non è. La via che invece non porta alla verità è quella che non essere è, dice che esiste il non essere e in nessun punto dell'universo esiste l'essere, ok? Quindi questa è la verità, la prima via, al secondo sentiero di ricerca non corrisponde alla verità. Fate attenzione, però Parmenide, a differenza di quello che dicono molti, quello che dicono molti libri, non dice affatto che la via del non essere è l'errore, è sbagliata. Molti dicono, questa è la via della verità, che l'essere è, il non essere non è, quindi la seconda è la via di quelli che sbagliano, è la via dell'errore. È sbagliato dire che il non essere è e l'essere non è, ok? Sarà pure sbagliato, però Parmenide non dice questo. Trovatemi un punto dei frammenti, tutti i frammenti che abbiamo di Parmenide, io li conosco bene nel testo greco, dove Parmenide dica che la seconda via è la via dell'errore. Non lo dice assolutamente, lo dirà di una terza via di cui parlerà tra poco, d'accordo? Parmenide non dice affatto che la strada del non essere, che pensare che il non essere sia e che l'essere non sia la via dell'errore. Parmenide dice drasticamente una cosa diversa, dice che quella via non si può percorrere, cioè che quella via in realtà
teoricamente è pensabile, però noi adesso capiamo che non si può neanche pensare, non si può neanche dire, non si può neanche esprimere, d'accordo? C'è una via che non porta a niente, non è che ti porta in un luogo sbagliato, non ti porta a niente, d'accordo? Immaginate un treno, no? Un treno per andare nel modo giusto prende il binario giusto e questa è la prima via, l'essere è, il non essere non è. L'errore consiste quando il treno no, prende un binario sbagliato e va da un'altra parte. L'errore è quello della terza via, quella dei mortali, quella delle opinioni, che vedremo appunto tra poco. Mentre invece, immaginate che il treno non parta neanche, perché il binario non esiste, ok? Non parte. Quella è la seconda via. Cioè non è l'errore, capite? La seconda via, pensare che il non essere esista, che l'essere non esista, non è propriamente un errore, è qualcosa che non esiste. Cioè qualcosa è un sentiero che non può essere percorso. L'errore è quando tu prendi un sentiero sbagliato e arrivi, ti perdi, arrivi in un posto sbagliato. Ma questo non è l'errore propriamente. Dire che il non essere è, l'essere non è, significa pensare a qualcosa che non può esistere, che non può essere pensato. Quindi proprio come quando il treno non parte, perché non ci sono le rotaie, magari non ci sono neanche le ruote della locomotiva e dei binari, d'accordo? Fate attenzione a questo. Allora, prima di tutto, Parmenide, cioè per bocca della Dea, spiega in maniera estremamente chiara perché la prima via è l'unica possibile. La seconda via non è possibile per un motivo estremamente semplice, cioè che, come ho appena accennato, che il non essere non si può pensare, non si può conoscere e quindi è una via impraticabile. Infatti, dice nel testo del poema, non potresti conoscere ciò che non è, perché non è cosa fattibile, né potresti esprimerlo. Quindi fate attenzione, il non essere corrisponde al non conoscere, al non pensare, e corrisponde al non dire, ok? Quindi, perché il non essere non esiste? Il non essere non esiste perché tu non puoi pensarlo e non puoi dirlo. Prova a pensare qualcosa che è il nulla, prova a raffigurarti all'interno della tua mente l'immagine o l'idea di un nulla. Non lo puoi fare. Qualunque cosa tu pensi è l'essere, ok? È l'essere. Cioè il non essere tu non puoi pensarlo, non solo, ma il non essere non puoi neanche esprimerlo con le parole, linguisticamente, non lo puoi dire. Questo è il motivo semplicissimo per cui questa seconda via dice, da questa via dice la Dea, ti devo tenere distante, d'accordo? Ti devo tenere distante, questo è il sentiero su cui nulla si apprende, perché ciò che non è, non puoi conoscerlo, non puoi pensarlo, non puoi neanche dirlo, d'accordo? C'è un'identificazione in Parmenide tra l'essere, il pensare e il dire. Una cosa che non è, tu non la puoi pensare, qualcosa che non esiste, non puoi averla nella tua mente come idea, qualcosa a ciò che non esiste. Ciò che non esiste non puoi neanche pensarlo e non puoi neanche dirlo. E questa è proprio la dimostrazione che ciò non esiste. Ciò che tu non puoi pensare e non puoi esprimere vuol dire che non esiste. E ovviamente, inversamente, ovviamente è il contrario, è vero il contrario, cioè che invece l'essere corrisponde a ciò che puoi pensare, l'essere uguale al pensare, al conoscere, ed è uguale al dire, d'accordo? Quindi ciò che non esiste, non essere non lo puoi né pensare né dire, e ovviamente inversamente ciò che è invece tu lo puoi pensare, lo puoi dire, anzi soltanto ciò che è, soltanto l'essere può essere pensato e detto. C'è un'identificazione tra essere, pensare e dire, oppure tra essere, pensiero e linguaggio. Dice infatti Parmenide nel frammento 3, la stessa cosa è pensare ed essere. La stessa cosa è pensare e essere.
quando qualcosa esiste, tu puoi raffigurartela sempre nel pensiero. Non può esistere qualcosa, secondo Parmenide, non può esistere una cosa che è e che tu non puoi pensare, qualcosa, non so, di mistico, di impensabile, qualcosa che non puoi cogliere col pensiero. Lui ha fiducia nella ragione, nel pensiero, nel nous, nell'intelletto. Qualunque cosa che esiste, tu la puoi raffigurare chiaramente nella tua mente, la puoi pensare, la puoi comprendere. Tutto ciò che esiste, tu lo puoi per forza pensare, ma è vero anche il contrario. Pensare corrisponde ad essere. Tutto ciò che pensi necessariamente esiste. È una visione realistica del pensiero. Voi potreste dire, ma ci sono degli animali immaginari, no? Come quelli dei film così fantasy, che io posso pensare a un animale che non esiste, ma posso pensare a qualcosa che non esiste. Posso pensare a un drago che io lo penso, ma non c'è nella realtà. Parmenide non è d'accordo. Probabilmente Parmenide avrebbe potuto rispondere che quando pensi a un animale immaginario, per pensarlo devi pensare sempre a qualcosa che esiste mettendo insieme. Per esempio, potresti pensare ad una chimera, no? A un animale che non so, ha la testa di un altro animale, di un animale, il corpo di un secondo animale, la coda di un altro animale, cioè anche quando pensi a cose che non esistono, come per esempio, non lo so, facciamo l'esempio dell'unicorno. L'unicorno non esiste, però il cavallo esiste e il corno esiste. Quindi tu comunque pensi nella tua mente a strutture e oggetti che esistono, li metti insieme facendo un animale che non esiste, però tutte le parti, tutto ciò che ti raffiguri nella mente comunque esiste, magari lo componi in maniera strana. Forse questo avrebbe risposto Parmenide, però noi non lo sappiamo naturalmente, possiamo fare delle ipotesi. Tutto ciò che è può essere pensato e conosciuto, non c'è nulla di impossibile da comprendere alla mente umana. Questo ovviamente significa avere una grossa fiducia nella ragione e nell'intelletto. L'intelletto comprende tutto ciò che è, ma è vero anche il contrario. Tutto ciò che io penso, mi raffiguro nell'intelletto, nella mente, deve per forza esistere, perché il pensiero corrisponde per forza alla realtà effettiva del contenuto del pensare. La stessa cosa vale per il linguaggio, cioè io quando qualcosa esiste la posso definire linguisticamente. Questo direte è normale, è più difficile pensare il contrario, che qualunque cosa io dica corrisponde a qualcosa che esiste, è una visione appunto realistica del linguaggio. Ma voi potreste dire no, ci sono parole inventate che non significano niente, d'accordo? Ci sono parole inventate, e Parmenide non pensava a questo. Oppure voi potreste dire, se avete una visione convenzionalistica del linguaggio, che quella parola corrisponde alla cosa, quella vox corrisponde alla rex soltanto convenzionalmente, perché noi convenzionalmente abbiamo deciso di chiamare quella classe di enti lì alberi e quella classe di enti lì giraffe. Avremmo potuto chiamare quelli che oggi chiamiamo alberi, potremmo chiamarli giraffe, e quelli che generalmente vengono chiamate giraffe potremmo chiamarle alberi, funzionerebbe lo stesso. Cioè il nesso, no, tra il fonema, tra il termine e la cosa denotata dal termine è convenzionale. Invece Parmenide non pensa così. Come in età arcaica era normale, cioè l'essere corrisponde al pensiero. La stessa cosa è pensare e essere, però la stessa cosa anche pensare e dire. Dire qualcosa, pronunciare una parola significa caratterizzare qualcosa di preciso che corrisponde a quella parola. Quindi quando dico qualcosa, quella parola, quella cosa esiste. Quindi c'è, capite, come non essere corrisponde a non poter pensare quello che non è, a non poterlo comprendere, a non poterlo neanche esprimere. Inversamente l'essere è tutto ciò che può essere pensato e tutto ciò che può essere detto. C'è un'identificazione tra essere, pensiero e linguaggio, d'accordo? Tutto ciò che penso esiste e tutto ciò che dico esiste. C'è un'identificazione tra essere, pensare e dire. Infatti, frammento 3 l'abbiamo già detto, la stessa cosa è pensare e essere. Frammento 6, Parmenide dice, è necessario dire e pensare che l'essere è.
è necessario dire e pensare che l'essere sia, d'accordo? Che l'essere sia. Fate attenzione anche in questo caso, quando lui pronuncia la parola essere, dice Einai, non usa ancora, capite, ton, l'essente, usa ancora l'infinito del verbo essere. Come nel frammento di prima, lo stesso è pensare e essere. Essere einai, infinito del verbo essere. È necessario dire e pensare che l'essere è. Anche in questo caso lui usa emmenai, che abbiamo visto uguale a einai. È una forma arcaica, poetica. Entra meglio nell'esame. Capite? Subito dopo dice, infatti, l'essere è, il nulla non è. D'accordo? Ah, allora vedete, c'è questa frase, l'essere è, il nulla non è. Sì, ma non è all'interno delle due vie, d'accordo? Quando viene detto le due vie. Però successivamente Parmenide dice, esti gar einai, esiste l'essere, meden duc estin, uc significa non, il nulla non esiste. Però anche in questo caso, quando dice esiste l'essere, l'essere è ancora, capite, indicato in maniera verbale, non in maniera sostantivizzata, non è l'essente, ciò che è l'essere infinito del verbo essere, d'accordo? È così, mentre invece lui nulla, lui dice, in questo caso non dice to, me, on, perché nulla si può dire anche, abbiamo visto che me significa non, si può dire anche meden. Meden corrisponde al latino nihil, meden, cioè il non essere, lo puoi dire anche to, me e on, come abbiamo visto prima, to, me, on, ionico attico, ma puoi dirlo anche meden, cioè puoi dire il non essere, puoi dire anche il nulla, e meden, come in latino nihil, vuol dire nulla. Quindi, ancor più, capite, risulta difficile pensare che nelle frasi sulle due vie, la via che è, la via che non è, sia sottinteso un soggetto che è to e on, l'essere, perché lui, Parmeide, non usa questo termine to e on neanche nei versi successivi, cioè in questa prima parte del poema, quando parla dell'essere, lo indica all'infinito, cioè come l'attività dell'essere, come l'essere come verbo, d'accordo? Usa einai, non to on, to e on. Più tardi, quando parlerà delle caratteristiche dell'essere, lui passerà appunto dall'essere inteso verbalmente all'essere inteso sostantivamente e dirà non più essere, ma dirà l'ente, l'essente, tomè e on, d'accordo? Quindi comunque c'è un'identificazione tra essere, pensare e dire, tra l'esistenza, il pensiero e il linguaggio. Il linguaggio. È necessario dire e pensare che l'essere sia, infatti l'essere è, il nulla non è. E poi anche più avanti nel frammento 8, attenzione, nel frammento 8, che è piuttosto lungo, lui dirà la stessa cosa è pensare e pensare l'essere. Questa è una traduzione non proprio precisa. Lui dice la stessa cosa è pensare e la stessa cosa è il pensare e la stessa cosa è ciò a causa del quale esiste il pensiero, cioè la stessa cosa è pensare al sostrato del pensiero, la stessa cosa è il pensare è ciò che genera il pensare, ciò a causa della quale l'essere, ciò a causa del quale esiste il pensare e quindi ovviamente l'essere, d'accordo? E quindi ehm, e quindi comunque anche in questo caso usa il verbo einai, qui alla terza persona, e stin, però comunque è così, insomma.
E quindi soltanto successivamente Parmenide usa il termine to e on, l'essente, d'accordo? Nella prima parte del poema, quando parla dell'essere, dell'identificazione tra essere, pensare, dire, lui usa l'infinito del verbo essere. Quindi c'è un'identificazione tra essere einai, il pensare noein e il dire legein. Sono tutti e tre verbi all'infinito, d'accordo? Einai, essere, noein, pensare, conoscere, legein, dire, da cui viene anche il sostantivo logos, parola, termine, discorso, ragionamento, ragione, ok? Quindi c'è un'identificazione tra essere, pensiero e linguaggio. La stessa cosa è l'essere, pensare e il dire. Tutto ciò che è tutto ciò che può essere pensato e ciò che può essere detto. Ciò che non è non può essere pensato e non può essere detto. Tutto ciò che penso esiste, tutto ciò che dico esiste. Quindi queste fondamentalmente sono le strutture dell'ontologia parmenidea, ok? Quindi un'altra cosa è importante, spero di essermi spiegato, attenzione, spero di essermi spiegato e spero che anche i riferimenti alle parole greche, al testo preciso del poema non sia stato troppo di confusione. Un'altra cosa da dire è che lui è pienamente d'accordo con Eraclito, cioè Eraclito diceva la stessa cosa, soltanto che lo diceva con dei termini più vaghi. Ricordate quando abbiamo parlato dei tre significati del logos? Non so se vi ricordate. Logos come la legge generale, cioè l'essere, la verità dell'universo, poi logos anche come il pensiero dell'essere umano che pensa, che comprende questa legge, e logos anche come la dottrina, no? Il discorso, il linguaggio dello stesso Eraclito che esprime questa legge. Cioè in fondo i tre significati del logos, vi ricordate in Eraclito, dicono la stessa cosa, semplicemente che Parmenide è più preciso, non usa il termine logos sia come verità che regge l'universo, sia come il pensiero umano che pensa a questa verità, sia il discorso che enuncia, che esprime questa verità. Parmenide usa i due termini più precisi, essere, pensare e dire. Essere, pensiero e linguaggio, ma abbiamo visto che letteralmente lui usa gli infiniti dei tre verbi, essere, pensare e dire. Ma questi tre significati sono gli stessi tre significati che Eraclito compendiava nel termine logos. Un'altra dimostrazione che, a differenza di quello che molti pensano, la filosofia di Parmenide è molto simile a quella di Eraclito. Bene, cosa succede? Che è in realtà alla fine della prima parte del poema, Parmenide introduce anche una terza via. Non è una via che può essere spendibile nella ricerca dell'essere, quelle sono le prime due vie che possono portare all'essere, abbiamo visto che solo la prima è vera, la seconda non è l'errore, la seconda che dice il non essere è, l'essere non è l'errore, semplicemente è qualcosa che non si può pensare, non si può percorrere, non esiste e basta. Invece la terza via esaurisce tutte le possibilità, le combinazioni tra essere e non essere, è l'errore, cioè la terza via non riguarda le vie verso la verità, ma quello che sarà, l'abbiamo detto, spiegato nella seconda parte dell'opera, cioè è la via dell'opinione, della doxa, ok? O meglio, lo dice al plurale, delle doxai, delle opinioni, o meglio delle apparenze dei mortali che si fermano alla conoscenza sensibile, quella primaria, quella più superficiale, quella apparente, e pensano che sia vero quello che vedono con gli occhi, d'accordo? E abbiamo detto, ricordate, che la Dea dice a Parmenide che deve dare ragione anche di questa terza via, la via dell'errore.
Quindi no, dice c'è la via su cui i mortali che nulla sanno vanno errando, uomini dalla doppia testa, d'accordo? In loro l'incertezza, nei loro petti guida una dissennata mente, sono trascinati sordi e ciechi a un tempo, sbalorditi, senza giudizio, abbiamo già citato queste parole. In cosa consiste la terza via, cioè la via dell'errore, la via dell'apparenza, dell'illusione, della doxa? È molto semplice, in un'altra combinazione di essere e non essere. La terza via dice che l'essere è e il non essere anche è. Capite? È un'altra possibile combinazione, la terza che esaurisce tutte le combinazioni possibili sul rapporto tra essere e non essere. L'essere è e il non essere anche è. Capite perché dalla doppia testa? I mortali ignoranti si ingannano perché pensano qualcosa di assurdo, di contraddittorio, che esiste l'essere, ma contemporaneamente esiste anche il suo opposto, cioè il non essere. Pensano che possano esistere insieme sia l'essere sia il non essere. Questo è assurdo, capite? Dalla doppia testa, perché è come se avessero, vite, pensassero che due cose opposte possano conciliarsi, il che non è possibile. Questo ovviamente è la via di quelli che pensano che il divenire abbia una vera realtà. Abbiamo visto che è sbagliato pensare che Parmenide sia il filosofo dell'essere e che dica che il divenire assolutamente non esiste. Non esistono le trasformazioni, la nascita, la morte, il movimento, neanche la molteplicità, eccetera, ma solo un essere statico, immobile, immutabile. La verità è questa, vedremo poi dopo nella prossima lezione le caratteristiche dell'essere parmenideo, però in realtà Parmenide non ha mai detto, a differenza dei suoi discepoli Melizzo e Zenone, che il divenire non esiste. Il divenire è sbagliato, ok? È l'errore. Gli uomini che non vanno a fondo non capiscono che c'è un'unità di fondo, un unico essere, e pensano che l'essere si trasformi continuamente in non essere. In fondo che cos'è il divenire? Il divenire, pensateci, è il passaggio continuo tra essere e non essere. Il divenire implica che, come dicevano filosofi precedenti, dove c'è il buio arrivi la luce, dove c'è la luce c'è il buio, dove c'è il secco ci sarà il bagnato, dove il bagnato ci sarà il secco e così via. La vita, le trasformazioni, i mutamenti implicano sempre che ci siano dei contrari, ognuno dei quali prende continuamente il posto dell'altro, ok? È chiaro che Parmenide si rifà alla filosofia, in particolare di Anassimandro, oppure di Pitagora, cioè il tema dei contrari, d'accordo? Quindi l'errore, la terza via, è pensare che l'essere è contemporaneamente il non essere non è. Cioè, dice il poema, i mortali pensano che essere e non essere siano considerati la medesima cosa. La medesima cosa e non la medesima cosa, d'accordo? Che contemporaneamente qualcosa sia e qualcosa non sia, e quindi bisogna allontanare il pensiero da questo. Solo l'essere esiste, invece i mortali pensano che esista sia l'essere sia il non essere, d'accordo? Perché pensano che esista il divenire, le trasformazioni, il mutamento. Le trasformazioni sono un passare continuamente dall'essere al non essere e dal non essere all'essere. Però attenzione, bisogna dare ragione anche, abbiamo visto, delle opinioni fallaci dei mortali. Quindi Parmenide non dice affatto, ripeto per l'ennesima volta, che il divenire, l'apparenza, la doxa sia qualcosa che non esiste. Bisogna comunque interpretarla secondo ragione. Quindi c'è anche questa terza via. Siccome questa terza via sarà indagata nella seconda parte del poema,
la vedremo la prossima volta, e anche perché la lezione è durata a lungo, e anche perché prima di parlare della via dell'opinione, su cui abbiamo molte difficoltà di interpretazione, vedremo perché. La seconda parte del poema parla della terza via, la via dell'opinione, dell'apparenza illusoria dei mortali della doppia testa. Dobbiamo parlare prima, ovviamente una cosa importantissima, della seconda parte, della prima parte del poema, cioè una volta stabilito e dimostrato che la verità corrisponde, la letheia corrisponde all'einai, all'essere, dobbiamo vedere quali sono le caratteristiche di questo essere, come è fatto, quali sono le sue qualità, le sue caratteristiche. E qui, come abbiamo visto, Parmenide inizia a parlare dell'essere non più in maniera verbale, einai, infinito del verbo essere, ma per renderlo proprio concreto, dobbiamo dire cos'è questo essere, cosa c'è dentro, di cosa è fatto, per esprimerlo evidentemente in maniera più concreta e meno astratta, l'essere, l'esistere in sé. Parmenide lo sostantivizza e non lo chiama più einai, l'infinito del verbo essere, lo chiama, come abbiamo visto, to eon, che nel greco standard di oggi è ton, cioè l'essente, ciò che è, d'accordo? L'ente, cioè l'ente fisico concreto. Fino ad ora ha parlato dell'essere come l'atto dell'essere, l'essere come il verbo, d'accordo? L'essere in generale. Adesso parlerà invece di Einai, di ton, cioè di ciò che è dell'essente, dell'ente fisico. Quindi in qualche modo lo concretizza, lo sostantivizza, invece di usare il verbo essere. E quindi vedremo la prossima volta le caratteristiche dell'essere parmenideo e poi quello che riusciamo a capire, se riusciamo a capire, la terza via, nella seconda parte del poema, la via dell'opinione dei mortali della doppia testa che pensano sbagliando, la via dell'errore, che pensano sbagliando che l'essere esista, ma contemporaneamente esista il non essere, che ci sia una compresenza, una commistione di essere e non essere. Ci vediamo la prossima volta, arrivederci.